Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io voglio ringraziare immensamente di cuore tutti quanti voi, perché quando la settimana scorsa ho letto che alcuni di voi volevano contribuire a questa serie aiutandomi a riparare i danni alla moto, mi si è veramente stretto il cuore, perché già solo il pensiero che ci sia qualcuno nel mondo disposto ad aiutarmi a fare qualcosa, qualunque cosa, già solo questo è bellissimo. Ma quello che mi ha lasciato ancora più senza parole è il fatto che tantissimi di voi hanno contribuito a questa serie e in questo weekend siamo arrivati a coprire il costo della riparazione dei danni. E alcuni di voi hanno dato anche dei contributi generosissimi, una roba che quando li ho visti sono rimasto di stucco. Cioè, io so che a guardare i video siete in tanti, perché lo vedo dai numeri, ma i numeri non dicono quanto lo spettatore sia affezionato. E non avrei mai immaginato che foste così tanto affezionati. E questo mi ha veramente commosso, mi ha lasciato così, cioè senza parole, non sapevo cosa dire. A questo punto, dato che grazie alle vostre partecipazioni spontanee abbiamo raggiunto la copertura dei danni, ho chiuso il Money Box, quindi se ci cliccate non si vede più. E grazie a voi la serie Racing is Life continua. E come avevo anticipato nello scorso video, vi ringrazierò personalmente uno ad uno. Solo che siete così tanti che sto cercando di capire come fare. Pensavo foste meno, ve lo giuro. Solo che mi ci vorrà un po', abbiate pazienza, perché come vedete dai video sono sommerso di video da montare, gare, test, allenamenti, eventi. Datemi qualche settimana di tempo, davvero, perché nel frattempo ancora grazie. Detto questo, partiamo col video di oggi. E il video di oggi non è altro che l'analisi della caduta che mi ha fatto distruggere la moto. Perché è una caduta particolare, una caduta che mi ha fatto scervellare come un pazzo per capirne le cause. Quindi andremo al computer ad analizzarla dopo la sigla. Ora, ormai credo ci siate abituati a queste mie analisi. E prima di entrare nel dettaglio dell'analisi, ripercorriamo un attimo tutte le cadute che ho fatto dalla prima gara sino ad oggi. Prima caduta, Varano, secondo round di campionato dell'anno scorso, ferro di cavallo, entro in curva, mi si chiude l'anteriore e cado. Ora, in realtà, come vedete, non è che mi si sia proprio chiuso l'anteriore. Diciamo che la moto è andata via un po' tutta, pari pari. Ecco, questa è stata la prima caduta in cui mi sono scervellato per capire che cavolo fosse successo. Diciamo che guardando i dati è emerso che forse ero tanto piegato, ho dato un attimino troppo gas, questo ha scaricato l'anteriore facendo perdere aderenza e poi sono caduto. Seconda caduta, Franciacorta, quarto round di campionato. Errore mio, sono rimasto in pista quando pioveva, con le gomme d'asciutto e sono durato 2 curve, ma ve la ricordate già. Terza caduta. Stesso weekend di gara, il giorno dopo, questa volta un errore in frenata, arrivo troppo frenato all'ingresso in curva, mi si chiude davanti e cado. La si può apprezzare meglio dall'immagine da fuori. Quarta caduta, quella moralmente più dolorosa. Ero in testa, potevo vincere. Passo troppo forte sulle buche, perdo l'anteriore e finisco per terra. Che male riguardare tutte le cadute, perché lo sto facendo? Arriviamo poi alla quinta e sesta caduta. Tutte e due a Misano, nello stesso giorno, una al mattino e una al pomeriggio. Ma no, ma dai, ma come cazzo ha fatto a chiudermi in quella maniera? Quasi sono sentiti anche i miei cristoni in diretta. Quello era al mattino e questo al pomeriggio in gara. Ecco, queste ultime due cadute non mi piace dar colpa alle gomme, ma quel giorno stavo usando una gomma sperimentale che hanno usato altri 6 piloti con cui ho parlato, piloti fortissimi che mi girano intorno con una mano, e tutti e 6 l'unica volta che l'hanno provata sono caduti. E ovviamente poi non l'hanno più usata. E arriviamo infine all'ultima caduta, quella di Varano, dove vi ricordate, problema di elettronica, abbasso i controlli e finisco per terra. E arriviamo quindi alla caduta di oggi. Dopo che mi sono rialzato mi sono chiesto perché sono caduto? Cioè è una di quelle cadute in cui non è che è palese che ho fatto una minchiata, ma è una caduta dove mi è sembrato di fare tutto giusto, tutto identico ai giri precedenti e mi sono trovato per terra senza sapere il perché. Curva precedente spalanco il gas, full gas, freno, imposto la curva verso sinistra e boh, a questo punto la moto mi molla completamente. Cado.
E se avete visto il video precedente avrete notato come la moto si è completamente distrutta perché scivolando, vedete, questo qua è un dosso che non ha alcun motivo di esistere in una giornata di prove libere moto, e la moto è scivolata ai 73 km/h picchiando col motore contro il dosso che vedete qua, decollando e distruggendosi. Ora, perché sono caduto in sta maniera qua? Perché un occhio attento avrà notato una cosa che adesso andiamo a vedere. Nel momento in cui io sto entrando in curva, guardate il mio sedere, guardate come sobbalza. Qui sta sulla moto, sobbalzino, sobbalzo, mega sobbalzo, e la moto parte. Avete visto come sia saltato il culo sulla sella? Questo perché Cervesina è una pista che ha un tracciato veramente bello, molto tecnica, ma ha un asfalto che è pieno di avvallamenti, buche, salti, dossi. Sembra di fare motocross. Ve ne faccio vedere alcune. Curva 1, alla prima staccata, guardate l'asfalto come è ondulato, guardate qui. Nel punto esatto in cui si prende il freno in mano, boom, guardate che buca c'è, guardate la moto come si muove, si alza completamente dietro. Guardate qui, 1, 2, 3, fa così la pista. Guardate qua, boom, avete visto il sedere? Guardate poi in ingresso curva, lo vedete come il sedere continui a fare così? Alla curva successiva poi ce n'è uno in ingresso che se entri con troppo freno sei per terra. Guardate qua. Arriviamo poi alla S veloce. È tutto un crossodromo, guardate il culo. Cambio di direzione, guardate qua. Boom, avete visto? Ed è un casino perché non solo devi imparare a fare le linee giuste, ma devi impararle in funzione delle buche. Quindi a questo punto ci può venire da dire, ok, sono caduto per colpa delle buche. Va bene, ma io ho già fatto 2 turni. Perché nei turni precedenti non sono caduto, mentre in questo sono caduto? Ora, se noi andiamo a rivedere la caduta, notiamo come la caduta non sia una chiusura da anteriore, ma sia una caduta che arriva dal posteriore. Guardate, ho il culo sulla sella, prendo la buca, il posteriore mi alza il sedere dalla sella, talmente il contraccolpo che ha dato, e a questo punto la moto scivola via dietro, vedete? Io resto appeso, il manubrio da qui non lo vedete ma è dritto, e io sono caduto dietro, vedete, la moto è scivolata dal dietro, ruotando col muso verso di là. Quindi può venire da pensare che ci sia stato un problema di taratura al posteriore, no? Perché? Noi al turno precedente abbiamo cambiato rapporto, quindi abbiamo allungato il rapporto. Allungando il rapporto cosa succede? Che prendi la corona posteriore, la cambi e la metti più piccola. Mettendo una corona più piccola, la catena si allunga. Quando riduci la corona, la ruota posteriore si allontana. Cosa succede quindi? Che se questo qua è il nostro forcellone e questa è la ruota posteriore, allontanando la ruota posteriore, il forcellone fa una leva maggiore. Quindi bisogna andare a modificare il mono, l'ammortizzatore posteriore, in modo tale che sia in grado di sopportare questa leva maggiore. Quindi uno può dire, bene, non abbiamo modificato il mono, è stato quello il problema. In realtà no, perché cambiando di un dente la corona, la ruota si allunga di 4 mm, che sono pochi, e non è una modifica così importante da dover andare a modificare l'ammortizzatore. Quindi non è un problema di ciclistica. Allora uno può dire, vabbè, magari ho fatto un errore di guida io. Magari sono entrato coi freni troppo in mano? No, perché se noi si guarda, ancora prima di prendere la buca, io non ho freno. Ora voi vedete una leggerissima riga rossa, in realtà quando tu molli la leva del freno, il sensore rileva ancora una pressione residua, ma in realtà non sto frenando. Allora uno può dire, sono entrato troppo veloce? Confrontiamo 2 giri. Confrontiamo il secondo giro di quel turno con il giro dell'incidente. Se noi andiamo a vedere la velocità d'ingresso, più o meno quando siamo nello stesso punto, vedete la velocità è identica. Quindi non sono entrato più forte. Ma allora che cosa cacchio è successo? La risposta a questa domanda ce la possiamo avere analizzando i 2 giri più veloci che ho fatto rispetto a questo. Partiamo dal mio best lap 1:22.4 della sessione precedente. Come vedete qua ho anche scritto che avevo l'interasse più corto, qua ho l'interasse più lungo perché ho fatto quella modifica al rapporto, ma in realtà abbiamo visto che non è così influente. Qui ho coperto la velocità perché purtroppo il GPS era impazzito, ma a vedere la velocità di rotazione delle ruote più o meno erano identiche. Allora, vediamo un po'. Sembra tutto apparentemente identico. Eppure di qua sono caduto e di qua no. Facendo un'analisi molto più approfondita, notiamo alcune cose importanti. Ora disattivo la mia faccia così che riusciate a vedere bene l'inquadratura.
Partiamo da come sto impostando la curva. Guardate un po'. Vedete? Nel mio best lap mi sono portato tutto a destra, sono quasi sulla riga bianca. Al contrario, nel giro del crash non sono tutto a destra, ma sono, diciamo, 30 cm dalla riga bianca. Questo dunque che cosa comporta? Comporta che quando andrò a inserire avrò due linee leggermente diverse. Qui, nel giro veloce, essendomi portato tutto a destra in ingresso, ho avuto modo di ritardare un filino l'inserimento ed entrare un po' più morbido. Nel giro dell'incidente invece, essendo stato un po' più a sinistra, ho dovuto chiudere un po' di più, anticipare un po' di più la linea. Quindi vedete, vado a cordolo prima rispetto che qua. Questo dunque mi porta ad arrivare a fare non solo una linea leggermente diversa. Ora, se voi ve lo state chiedendo qui, non ho pizzicato il cordolo, no. Quindi tutto questo ha comportato il fatto che nel giro veloce probabilmente ero al limite. Quindi il fatto che io nel giro dell'incidente abbia fatto una linea leggermente diversa mi ha portato a far sì che per impostare la curva con la stessa velocità e farla nello stesso modo, quando io mi sono trovato qui, ho dovuto tirarmi la moto un po' più giù. Ho dovuto forzare un attimino di più per riuscire a starci. Questo dunque mi ha portato a fare un angolo di piega leggermente maggiore, si parla proprio di 1 grado, e di applicare un pochino di forza in più nel portarmi giù la moto, che ha fatto sì che quando sono passato su quella maledetta buca, la sospensione è stata sollecitata in modo molto maggiore rispetto ai giri precedenti, e questo ha fatto perdere aderenza alla gomma. Infatti, se noi andiamo a vedere la telemetria, questo è il miglior giro, vedete, io passo sulla buca, prima buca e seconda buca. Quella più importante di tutte, io arrivo a comprimere il mono fino a 30 mm. Se noi prendiamo il giro della caduta, guardate qua, guardate il picco che ha fatto il mono. Guardate che legnata che ha preso. Io ho fatto un'escursione che andava da 16 mm a 38 mm. Ha fatto un mega sobbalzo. Questo mi ha destabilizzato la moto e mi ha fatto cadere. Infatti vedete che da qui in poi, dopo questo mega sobbalzo, abbiamo un contraccolpo, un altro contraccolpo, ma nel frattempo le sospensioni si stanno scaricando e qui sono caduto e le sospensioni si sono scaricate del tutto. Quindi dopo aver analizzato i video, i dati, la conclusione a cui siamo arrivati è che questo incidente nasce da un errore di linea. Tutto parte dall'ingresso. Sono partito un po' stretto. Per riuscire a fare la curva alla stessa velocità ho dovuto stringere troppo. Questo ha sollecitato eccessivamente la sospensione posteriore, che mentre qui ha assorbito bene, qui mi ha sbalzato giù dalla moto, facendomi perdere aderenza e facendomi cadere. E giusto per avere un altro raffronto, analizziamo il giro della caduta col giro dell'1.22.8. Nel giro dell'1.22.8 mi sono portato tutto a destra, ma un filino meno, vedete che si vede ancora la riga, quindi diciamo che sono una via di mezzo tra il giro della caduta e il giro buono. Però, consapevole del fatto che non ho fatto una linea perfetta, ho rallentato la moto un filino di più, entrando un pochino più piano e soprattutto, prima di passare sulla buca, ho dato un filino di gas per stabilizzare la moto. Diciamo che questo filino di gas io l'ho fatto in maniera inconscia, perché avendo notato che sono entrato un pochino più piano, mi è venuto istintivo da puntare un attimino il gas per darle un pochino più di velocità. E questo non ha fatto altro che stabilizzare la moto, aiutandomi a passare indenne sopra le buche. Vedete come, se guardate l'immagine di sinistra, vedete come passando sopra le buche il mio sedere non si muove più di tanto. Quindi, morale della favola, questo incidente è un insieme di cose. E una di quelle cose che vi fa capire perché andare in moto è un casino. Tu fai quel giro nello stesso identico modo, con la stessa identica velocità, passi tanto così più in qua o tanto così più in là, chiudi la curva quel tantino di più, gli dai 1 grado in più di piega e sei per terra. E questo è il motivo per cui andare al limite è veramente un casino. È veramente, veramente, veramente un casino. Questo è tutto per l'analisi di questa caduta, spero che vi sia piaciuta, questa analisi molto tecnica, fatemelo sapere nei commenti. E come già ho detto nello scorso video, per la gara di Cervesina noleggerò un'altra R1 e speriamo di riuscire a dimenticare questa caduta, metabolizzare il fatto che sulle buche devo guidare in un certo modo e puntare a rifare i tempi che ho fatto nei test. Ciao a tutti.